Svezia on the road, giorno 5. Ieri sera Michele ha trovato su Park4Night un posticino davvero isolato, attaccato a un laghetto. Ovviamente non prende il cellulare, non c'è copertura, non c'è niente, siamo proprio isolati a ridosso di questo bosco meraviglioso. Questa mattina ci facciamo una bella passeggiata, cani liberi che corrono, bambini liberi che corrono, genitori che camminano. Oggi vediamo un po' cosa fare. Sicuramente saliremo verso nord, verso il lago più grande, Vattern mi pare che si chiami. Finalmente il chilometraggio giornaliero si ridurrà drasticamente, quindi non faremo più tornate da 500 km, ma ce la godremo un po' di più. Questo primo assaggio della Svezia, ragazzi, vi devo dire che è spettacolare. Risponde appieno alle aspettative, se non anche di più. Chissà cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Allora, praticamente qua noi siamo arrivati alla fine di questa strada serrata. Ci sono dei parcheggi, non ci sono assolutamente segni di campeggio proibito, come ben sappiamo in Svezia è libero e tollerato. In alcuni punti ho letto che ci sono proprio dei segni, ma solitamente vicino ai campeggi, giustamente per fare in modo che la gente vada in campeggio. Però adesso vi faccio vedere quest'area che è fantastica, pulita, con i cestini, noi ci siamo piazzati lì. Poi c'è uno spiazzo con il tavolo, la griglia con le sedie per stare intorno al fuoco. Poi qui c'è un casettino, vedete? Qua quando fa freddo ci si può sedere dentro, accendere il fuoco, grigliare. Sono segnati i percorsi, mountain bike a piedi, e poi ci sono anche i bagni sia per disabili che normali. Sono con la fossa, quindi non c'è l'acqua corrente, però sono pulitissimi, con la carta igienica fornita. Quindi questa è un'area svedese gratuita. C'è il signore, il ragazzo che pulisce, che è arrivato stamattina. Questo per farvi capire come vivono qui l'outdoor. Eccoci qua, sono le 5 di venerdì, quinto giorno di viaggio. Siamo passati da Göteborg oggi, così Dani ha fatto una session allo skate park più bello del mondo, dice lui, sì, anche sì, più bello di quelli degli Stati Uniti. Bah, non era talmente gasato.
Adesso siamo a un'oretta a nord da Göteborg e ci stiamo infrattando, come piace a noi, in un bosco, in una foresta, per trovare un posto per la notte. Purtroppo piove, ma sembra che sia più chiaro nella direzione in cui stiamo andando noi. Speriamo. Abbiamo sistemato anche in parte il discorso della SIM. Abbiamo scoperto che l'opzione che volevamo fare noi non si poteva fare online perché era pagabile solo con carte di credito svedese e quindi non era per noi, per i turisti. Ne abbiamo fatta un'altra comunque che insomma ci dà 60 giga per 39 euro, niente male, dai, almeno possiamo postare un po' e rimanere collegati con casa. Ora troviamo il nostro spot e poi ve lo facciamo vedere. Vabbè, sì, certo. Allora, lo siamo arrivati, lo spot più bello è stato fregato da quel van finlandese che tra l'altro si è messo anche abbastanza in mezzo per evitare che altri si infilassero. Non posso dargli tutti i torti perché effettivamente forse l'avrei fatto anch'io. Il posto è molto bello, a parte che piove, ma siamo su questo laghetto e noi ci siamo sistemati un po' alla mio cugino. Comunque uno slargo dove parte un percorso pedonale col ponticello, non siamo in mezzo alla strada, direi che per stanotte è andata. Ecco, ci siamo sistemati un po' meglio, ci siamo messi un po' più in diagonale in modo da lasciare spazio a qualcun altro. Noi siamo buoni, non siamo egoisti come quei finlandesi lì. Dai, direi che abbiamo trovato una bella sistemazione. Praticamente è quasi smesso di piovere, i ragazzi stanno giocando su questa passerella intorno al lago. Ottimo. Adesso un po' di relax, birretta e poi cena. Guarda che roba. Poi arrivi qua alla fine del sentierino e c'è questo casottino C'è anche la legna con la griglia e la legna già pronta. Ciao a tutti, Svezia on the road,
Giorno 6, piove a dirotto. Abbiamo dormito di fronte a un laghetto, ieri sera molto bene, abbiamo acceso anche il fuoco. Stanotte è iniziato a piovere, però le previsioni lo davano pioggia, quindi niente di eccezionale. Adesso ci sistemiamo un po', tiriamo fuori la veranda, mettiamo fuori i cani in modo che possiamo muoverci dentro al van, dentro a Ronzi, e poi colazioniamo e ci spostiamo, andiamo verso i laghi, verso il Vatner, il lago Grosso, speriamo di trovare un tempo migliore. L'avevamo messo in conto e adesso testiamo le nostre capacità di organizzazione dentro qua, vi faremo vedere. Ok, siamo sistemati così, veranda, telo, i cani sono sotto la veranda più o meno, perché Maya mi piace sempre stare un po' rude, comunque ce la caviamo, in questo modo loro sono fuori, sono coperti e noi dentro possiamo muoverci meglio, perché sennò in 6 dentro chiusi con la pioggia sarebbe impossibile fare colazione e prepararci. Dai, niente male per ora. Ciao a tutti, sono le 11, piove ancora, siamo ripartiti in direzione di Smogen o Smogen, sulla costa ovest. Tra 800 metri spostatevi sulla destra. Tanto parla il navigatore. Rispetto a dove siamo noi, ci è stato consigliato questo posto da una persona che ci segue su Facebook, si chiama Henry, e quindi lo ringraziamo per la dritta. Il posto abbiamo guardato un po' su internet, ci è piaciuto tantissimo e quindi ci andiamo subito. Grazie della dritta. Ok, siamo arrivati a Smogen, non si sa, ma sembra un po' di pronunciare tutti i nomi dei mobili dell'Ikea ed è meraviglioso. Incredibilmente ha smesso di piovere, siamo in croce di zitto, mi tocco i maroni come si suol dire, perché sembriamo baciati dalla fortuna. Ha smesso di piovere, abbiamo fatto tutta la strada, un'ora e mezza sotto un diluvio, ma proprio un diluvio universale, e appena arrivati qua ha smesso di piovere. Adesso abbiamo parcheggiato. C'è il parcheggio non a pagamento ma col disco orario di 3 ore, quindi abbondante. Ci facciamo un bel giro in questa cittadina che sembra molto pittoresca, quindi tutte casette, barche di pescatori eccetera, e ve la faremo vedere. Eccoci, allora siamo stati a Smogen, è un paesino sulla costa al nord di Gothenburg. No, Gothenburg. Come si chiama la costa del Bau. Eccoci, siamo stati a Smogen.
Eccoci qui, allora siamo stati a Smogen, questo paesino che ci hanno consigliato, che è sulla costa a nord di Göteborg. Scusate ma continuo a sbagliare i nomi. È un paesino caratteristico, un paesino di mare con le casette colorate, il porticciolo, bello, turistico, nel senso che c'erano i negozietti, i ristorantini, tante persone, pieno di campeggi. Tra l'altro la cosa pazzesca è che finora abbiamo trovato degli spazi nella natura grandissimi, liberi a tutti, e poi hanno questi campeggi dove i camper stanno uno attaccato all'altro, ma veramente uno attaccato all'altro, quindi questo ci lascia un po' perplessi. Del resto abbiamo visto la misura dei camper, che era enorme, cioè erano tutti camper di grandi dimensioni, quindi questo ancora a dimostrare che con un furgonato 5,40, 6 metri, quello che volete, se no quelli di 6 metri si offendono, si può andare veramente ovunque, e con un camperone lungo 8 metri effettivamente in certi posti non ci vai, quindi bene per noi, così non troviamo quelli là dei nostri spot preferiti. Comunque niente, tornando al paesino che abbiamo visto oggi, purtroppo il tempo non ci ha permesso di camminare su tutta la scogliera e quindi vederlo in ogni suo aspetto, però vabbè, fatto, bello. Ora andiamo verso il lago, ve lo dice Andrea perché sennò io sbaglio il nome. Ma lo sbaglio anch'io, Vänern, una roba del genere. E abbiamo trovato un posto carino sempre su Park4Night, sono più o meno 150 km da dove siamo adesso, però iniziamo a spostarci un po' perché ci prepariamo per salire verso il Grande Nord, verso la Lapponia. Piano piano ci arriveremo nel corso di questa settimana, vediamo come va, speriamo che il tempo si sistemi un attimo, ma dalle previsioni sembra che dopo oggi dovrebbe un attimo sistemarsi, speriamo. Dai, intanto ci facciamo questi chilometri e poi vi faremo vedere dove ci sistemiamo questa notte. Però siamo un po' lontani dal lago, guarda. Dani, mentre ci stiamo nuotando sopra, però siamo un po' lontani dal lago. No. Sarebbe già scappato. E lui deve fare prima. Guarda. Oh, eccoci qua, siamo arrivati al nostro spot, anche questa volta Park4Night, e Michela che li sceglie tutti lei, veramente ne becca uno più bello dell'altro. Siamo arrivati in questo posto meraviglioso, vi faccio vedere. Siamo davanti a un lago, guardate, c'è un silenzio spettacolare. I ragazzi stanno giocando, come li vedete lì alle mie spalle, i cani sono qua belli tranquilli, abbiamo già portati a fare una bella passeggiata. Adesso noi ci mettiamo tranquilli, ci godiamo questo meraviglioso silenzio e questa fantastica natura. Ci sorseggiamo una bella birra. Una birra a 3,5 gradi, perché qua nei supermercati c'è solo birra massimo o senza alcol o 3,5 gradi. Quindi vedremo, che vi sapremo dire se sarà buona o no. Di solito io con una media vado già un po' fuori, quindi magari forse con un paio di birre riuscirò anche a rimanere ancora sano. Ecco qua, salute. Buona, dai, leggera ma buona.